E poi ha cominciato a frustarmi con sti rami di betulla, papà, sai così, ma forte! È un mondo ed un concetto che ha delle regole, direi, molto precise. Ed era anche il posto dove si facevano nascere i bambini. Non è autentica, capito? Così, no. Ci sono 3 fighe, lui è lì, No, non è vero, non ti preoccupare che non ti viene. Quella è una cosa che odio. Sia mai che un finlandese esce prima di uno straniero. Lasciamo la festa e mi dicono, sa che gli altri ragazzi erano tutti stupiti che tu sei italiano e mi hai lasciato venire la donna, cioè cosa siamo alla controriforma? Italianize, bentornati. Oggi ci vedete dalla sauna, almeno da una sauna virtuale, perché l'argomento di oggi sarà La sauna. Che fantasia. e fantasia. Beh, insomma, dai, facciamo un podcast sulla Finlandia, non vi possiamo non parlare a un certo punto della sauna. D'altra parte, ignis purgat. Esatto. Il fuoco purifica zazzano. Sì, e quando stai in sauna ti purifichi come? Mazza. Ti piace andare a fare una sauna? L'adoro la sauna. Sì, anche io, siamo in due. Adoro. Ma ti hanno dovuto un po'... cioè, è una cosa che ti sei dovuto conquistare o sei stato da subito un grande fan? Io sono stato da subito un grande fan della sauna. Grande fan, io già in Italia quando andavo per dire all'Eterno quelle cose lì, facevo sia il bagno turco che quello col vapore, Sì. che la sauna. Diciamo che la cosa a cui mi sono dovuto adattare è la temperatura, perché le saune che avevo fatto io in Sono passato molto più blande. Molto più blande. perché cioè, mia moglie quando andiamo in Italia, se abbiamo il spa e vede la sauna a 70 gradi mi fa ma che è la roba dei Sì, 70 gradi ci faccio essiccare, non lo so, ci asciugo le scarpe, no? Sì, esatto. Per cui il problema principale, infatti quando sono venuti dei miei amici a trovarmi negli anni, gli ho fatto provare la sauna per esempio della palestra, che sei sul 90 così, che è già dignitosa, schiumava, cioè proprio non ce la facevo. No, infatti è una cosa a cui ti devi abituare. Comunque, andiamo per oggi, Sì. perché questa puntata sarà molto ricca, perché ce n'è da dire. Pianto rico. Fanno tua. Certo. Capcale. Comunque sì, la sauna è importante. Allora, sarà importante. Quanto cosa vuol dire? Perché tutti probabilmente più o meno hanno quest'idea della sauna, ma probabilmente pochi di quelli che ci seguono hanno un'idea veramente di cosa voglia dire. Allora, la sauna intanto è una costruzione, generalmente di legno, Sì, giusto? e anzi in Finlandia potrebbe essere principalmente di come non abete rosso, se non ricordo male. Può darsi, ma C'è chi dipende sono anche, di sì, dipende anche dalle zone, comunque insomma quasi Sì. unicamente fatta di legno, le pareti interne come vedete anche dal nostro sfondo. Questa è un po' più fighetta perché c'ha la vetrata. Sì, esatto, esatto. Questa fa scena. È moderna, quelle vecchie non hanno ovviamente il vetro, così, questa è molto... Questa c'ha pure i cosi il sotto. coso sotto, ok. Comunque, la parte principale, no, l'elemento centrale è quello che in finlandese si dice kiwas, cioè che è questo cesto, si può dire grosso cesto che può essere più o meno grande, che ha dentro delle pietre che sono scelte particolari, sono di una pietra particolare, non sono qualunque pietra che raccogliete dalla spiaggia a Rimini e la portate a casa. Non mi spiace. Perché voi adesso ne parleremo, più capirete che la sauna in realtà è un mondo ed un concetto che ha delle regole, direi, molto precise, sia su come viene realizzata, sia su come viene utilizzata. E poi sotto al kiwas c'è quello che effettivamente scalda queste pietre. Sì. Queste pietre vengono scaldate a una temperatura molto alta e poi generalmente con un mesto così si prende dell'acqua da un secchiello e la si butta sulle pietre del kiwas. Perché cosa succede? Tu che hai studiato scienze naturali, Per creare quindi il vapore che su una pietra incandescente ci butti l'acqua e fa questa fumera. Sì, perché l'acqua evapora a contatto con queste pietre e crea del vapore. Scientificamente c'è una cosa fantastica, perché tu è caldo, no? La sauna normale
sudi, Certo. butti sta roba qua e la temperatura, dici oddio, 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 delle volte ti devi ricoprire la faccia e la tua percezione è oddio, adesso è salita la temperatura. In realtà tu buttando l'acqua stai abbassando la temperatura, solo che ti cuoci perché c'è il vapore acqua Sì, esatto, bollente esatto. praticamente. Sì, sì, sì. E viene in contatto con l'acqua evaporata che ti trasferisce sulla tua pelle il calore. Comunque sì, ti prendi delle grane svarzellate di vapore bollente. Prova a respirare quello, poi vedi. Allora, ci sono 3 tipi di sauna, giusto? C'è la sauna, partiamo da quella un po' più, insomma, moderna, Sì. un po' più cialtrona, la sauna elettrica che si trova in tutti i condomini, Negli appartamenti di condominio. negli appartamenti di condomini, perché la legge finlandese, oggigiorno, ma già questo già da tanti anni, ha limitato la costruzione delle saune alla sola sauna elettrica nei condomini per ragioni di sicurezza. Questo cosa vuol dire? Che sotto al kiwas, alla base del kiwas, ci sono delle resistenze elettriche che sono collegate ovviamente alla corrente, queste vengono scaldate, scaldano le pietre e poi succede tutto quello che vi abbiamo già detto. Tant'è vero che una delle cose che non si deve fare con la sauna elettrica è buttarci troppa acqua sopra, perché se l'acqua comincia, ovvio che se succede una o due volte non succede nulla, ma se regolarmente comincia a colare troppa acqua su queste resistenze, le resistenze durano di meno, si rompono facilmente, mi viene da dire esplodono, non è che esplodono, però si guastano e quindi c'è da cambiarle prima. E il secondo tipo di sauna è la classica sauna a legno, in cui sotto al kiwas vengono messi dei ciocchi di legno, Tipo una stufa è con le una pietre stufa, sopra, sì, con le pietre sopra, bravissimo. Il terzo tipo è quella che si dice savu sauna, cioè la sauna a vapore, ma in realtà tutte le saune sono a vapore. La smoked. Sì, la smoke sauna. Quello che succede è che il legno viene bruciato per diverse ore sotto il kiwas, quindi molto prima di entrare nella sauna, non mentre si è dentro la sauna, e le ceneri bollenti che rimangono dal legno bruciato sono quelle che scaldano poi le pietre. Di solito queste saune, quest'ultimo tipo, la sauna diciamo a fumo, a smoke, sono dimensionalmente più grandi, cioè hanno un kiwas, sono tanto delle stanze più grandi e poi hanno un kiwas più massiccio, perché la base deve poter contenere tante ceneri e deve poter contenere il cestello tante pietre che poi rimangono calde per tante ore. Generalmente queste saune rimangono dalle 16 alle 24 ore calde. Cioè, E una cosa interessante è che tutti si diciamo qual è la sauna tradizionale finlandese e molti pensano che sia quella un po' più moderna, quella anche con il legno così, invece in realtà quella vera, originale, è la Savu Sauna, quest'ultima. sì, sì, esatto. Quella è quella più antica, quella proprio più tradizionale finlandese, tant'è che nel passato l'ambiente dei villaggi, per esempio, era riscaldato dalla Savu Sauna, cioè c'era questa Savu Sauna nell'edificio principale che era quello praticamente dove si raccoglievano le popolazioni penso la Lapponia per esempio, ed era anche il posto dove si facevano nascere i bambini per esempio, perché era riscaldato, perché la cenere, per tante questioni. Però sì, le popolazioni indigene hanno costruito questo sistema di riscaldamento e anche di igiene, perché noi dobbiamo pensare che oggi noi andiamo al gabinetto, apriamo l'acqua corrente, con le mani ci laviamo il sapone, ma questa è una cosa che è stata inventata negli ultimi 100 anni, 150 anni, se va bene. sì, sì. Ma prima si doveva fare tutto con l'acqua portata. Il modo più facile per non lavarsi con dell'acqua ghiacciata era appunto avere la sauna che fungeva da punto di igiene proprio dove riscaldare l'acqua e lavarsi, e anche come ulteriore punto di igiene, nel senso che ti faceva sudare, aumentava la temperatura corporea, ti faceva buttare fuori magari insomma, le tossine, queste cose qua, ti faceva stare meglio e quindi poi ti lavavi con l'acqua scaldata nel catino e così via. Che tra l'altro è una cosa che si fa anche oggi in tante saune, giusto? Sì, specialmente quando si va un po' fuori, magari non quella, sanno, di appartamento, di condominio, però ci sono ancora queste saune tradizionali. Ma la domanda vera è, qual è quella che preferisci tu?
Perché io ce l'ho la mia preferita. Io sono tra la Sabu Sauna e la sauna legno, la Puu Sauna. Sauna lei si chiama Puu Sauna, perché Puu vuol dire legno in finlandese. Io sono tra una di quelle due lì. Poi, se tu mi dici, mi inviti a casa tua, tu c'hai la sauna elettrica, io non la andiamo a faccio, fare- non è penso perché non è autentica, capito? Così, no, non faccio il chizzinoso, ma quelle volte che ho la possibilità di fare l'esperienza nella vera sauna tradizionale, così finlandese, io non mi tiro mai indietro. A me piace il fuoco vivo, quindi io pulsavo tutta la vita. Ah sì, Mi piace l'effetto proprio di vedere sta stufetta con il fuoco vivo Sì, che sì, arde. anche perché ti dirò che preparare la Savu Sauna con le cene così, ragazzi, cioè, ci devi stare dietro 5-6 ore, quindi prima di goderti l'esperienza devi... Poi a me piace una cosa anche della sauna, perché se tu vai in quelle moderne, adesso ti mettono i faretti al neon anche su per il bel Sì, sì, a me non piace quello che fai le luci anche dagli occhi. No, devi entrare. mi sa di Mitteleuropa, di Germania. Esatto. E a me invece di- piace quell'ambiente un po' offuscato, Sì. sono un po' luci basse, Sì. non buio, Ma però con la luce naturale, Esatto. che ci sia anche un chiaro fuori. è un po' quando d'inverno quando stai con luci basse di fronte al camino a fuoco acceso, Sì. c'è quel riflesso rossa e a me piace quello, cioè è proprio un ambiente che mi rilassa di più, perché l'idea sarebbe che in sauna bisogna rilassarsi, ricordiamo. Sì, in realtà poi quando le temperature aumentano col ciuffo che ti rilassi, sei lì che Venoni così, lotti rossi, per la tua vita. lo chiamavano aragosta. Esatto, cioè, perché in sauna in realtà, soprattutto in quelle che piacciono a noi, quella elettrica, ve lo sconsiglio, ma si raggiungono anche i 100 gradi. Io mi ho Anche di più, raggiunti, anche di più, io anche di sono più. arrivato a 103-104 gradi, mi sembra. Io in Norvegia Se lo ho fate fatto- nella sauna elettrica morite, ve lo dico sì, subito, sì. perché è talmente, come dire, è un calore talmente secco e aggressivo che non fa, cioè, No, ti bruci, dice. Ti Senti, bruci, proprio, sì, è una sensazione diversa perché, specie se non la sai fare, quindi non butti ad esempio l'acqua che va un po'. Tra l'altro, parliamo anche del fatto che nella sauna, dato che è rivestita, se non è fatta completamente di legno, almeno è rivestita da Sì, parte interna sì, del sì. legno, tradizionalmente. L'acqua la butti sulle pietre, kivos, sì. sul kivo, sulle pietre, ma la butti anche per umidificare un pochettino l'ambiente. Sì. Se è un posto dove te lo puoi permettere, ovvio. E quello è anche proprio a livello di odore, di sensazione completamente È un'esperienza a sé stante. però il punto è che il tipo di calore che esce fuori, se tu fai quella elettrica e non sei uno esperto, quindi non fai neanche tutta questa, diciamo, procedura, e lasci solo che ti cuocia il fuoco letteralmente nella griglia, fa schifo, cioè non è una bella sensazione, No, è troppo calda. o meglio, io la metterei così: non ti puoi permettere, se vuoi avere una bella esperienza, non ti puoi permettere le stesse temperature delle altre saune. Io, tra l'altro, ho visto anche delle saune dove c'è com'è che si dice, le mattonelle di ceramica Sì, invece che il legno. Lì, ragazzi, li muore. è un forno quello, È un forno. è un forno, è fatto come un forno. Quindi il legno comunque è fondamentale nell'economia, nell'ingegneristica della sauna. Attorno alla sauna in Finlandia c'è tra l'altro tutta un'economia, giusto? Perché poi nell'acqua che tu usi da buttare per fare il löly, anzi i vapori, ci puoi mettere tutte delle essenze, Sì, più ne ha più, sì, più sì, ne certo. metta, al profumo di alberi, di piano, piante, di tutto più volete, diventano una questione di gusti. A Shell numero 5, come fai proprio? E sempre Sai che, se volete, no, perché ti racconto questa, che quando ero in Lapponia, deficienti, e quello lì era, non mi ricordo se belga o olandese, c'erano i gruppi di turisti che ovviamente sono quelli più stupidi, pisciò dentro il E la pozzo. miseria, no. No, perché poi il problema è che quando vai nelle saune condivise, di solito se vai in appartamenti dove ci sono, cioè che tu vivi in un appartamento con altre famiglie finlandesi, no, lì perché ci si prende cura anche del posto dove vai. Certo. Il problema sono i posti dove vai una tantum e soprattutto quelli non troppo controllati. E io ho visto fare specialmente gli Erasmus delle cose davvero scandalose. La stessa cosa li ho visti fare io, non è che ce l'abbiamo con gli Erasmus. No, io ce l'ho con gli Erasmus. Però Io ce l'ho. anche io ho visto tanti ragazzi stranieri
che studiavano a Helsinki nella palestra, di solito le palestre universitarie o le palestre in Cioè, se ne generale fregano, quello è il punto. hanno tutte una sauna, che fanno come alle feste, così, che buttano la birra sul kiwas, così, quindi potete immaginarvi che quando evaporano queste essenze la sauna comincia a odorare di qualunque cosa possibile immaginare. Comunque, ci sono le essenze da mettere nell'acqua, ci sono tutta una serie di accessori, i prezzi variano dall'uomo comune al principe, a seconda di quanto lussuosa vuole avere la sauna, però poi ci sono le frasche con cui ti percuoti per non sentire il caldo del vapore. E poi ha cominciato a frustarmi con sti rami di betulla, papà, così, ma forte, cioè, non proprio, Sì. cioè da cattivi, no? Proprio. E tu dici sulla schiena, sulla pancia, che poi ci sono le foglie bastarde, ti fanno quei mini taglietti. Sì, è vero, se ti prendono di striscio Fai i mini taglietti è vero. così, le gambe, le braccia, E perciò- cioè solo non in faccia, però ti fai le gambe così, schiena, tipo presente il cilicio, no? Questi qua hanno preso da qualche cosa così. Quindi quella è una delle cose tradizionalissime, tra l'altro, Tradizionalissimo. che si può comprare anche al supermercato già fatto. Sì, ma con tutte le betulle che ci sono, dai, insomma, infatti, dai, il finlandese vero se le fa. se le fa, esatto, le mette lì. Poi Poi i pefletti, che è allora il buon costume vuole che tu ti siedi culo a busoni solo nella sauna di casa tua. Se tu sei ospite da un'altra parte, non vai insomma a insozzare, gli metti le balle sulla pancia, praticamente quello vuol dire. capito? Così che il suocero ti invita e gli metti le palle sulla panca della ti metti sauna. lo scogliettino e Sì, ci sono degli spogliettini che possono essere o di tipo di carta, una carta plastificata così, o se no addirittura ci sono quelle proprio in tessuto. Ce l'avevo, da lavare, te le da lavi. lavare sono degli asciugamanini ora della fine, puoi anche usare asciugamano, non è un problema. Lo lavaro perché può essere di culo. Sì, perché- sì. Però anche quella è una cosa piccola. E quella però tocchi automaticamente anche un altro tema molto importante, sauna uguale nudità, Sì, cioè il fatto di stare nudi. lo sappiamo dai che è quello che a voi interessa, porcelloni, Tette porcellone. piccioli vogliono sapere, no? Ma esatto. si vedono queste cose qua, sì. Allora, nelle saune comuni spesso e volentieri non si va nudi. Anche se Sì, ci sono alcuni ci sono posti, alcuni posti. però diciamo che quelle intese per le persone, per turismo, chiamiamole Sì. così, no, ti metti il costume da bagno e vai a farla così. Oppure ci sono le saune separate Sì, per gli uomini e le separate, saune separate per le donne. Poi ci sono quelle miste, cioè ci sono tutte le opzioni. Se volete però quella proprio come nasce la sauna uguale, farla nudi, ed è normale farla con i familiari, con gli amici, con la moglie, mariti e cose così, tranquillo, perché qua c'è la grossissima differenza rispetto alla cultura da dove veniamo Sì, noi, mediterranea, insomma, così. che noi associamo la nudità, non sempre, però Con la sessualità. mediamente sì. all'erotismo, Sì, ok? sì. Qua anche, ma non nella sauna. Cioè, No. nella sauna non c'è erotismo. Ed è difficile, ma tu parli da italiano, non fare l'occhio. No, dai, no, Che c'è l'occhio cucido, l'occhio sbircio che No, diciamo le cose come stanno. Io sono vittima, non carnefice Sì, in certo. queste cose. Certo. È vero. Sempre vittima delle circostanze. Sì, ma io non ho Allora, interesse a raccontare. se ne arrivo, ma sì, guarda che ci sono 3 fighe, lui è lì, No, non è vero, non ti preoccupare che non ti viene. no, anche perché hai da soffrire, per Sì, cui tranquillo che non hai stai lì che sensi sei lì che ti sessuali. aggrappi alla panca e cerchi di stare lì. Anzi, vuoi solo andartene fuori sotto la doccia gelata. Ritorneremo sull'argomento Sì. in un secondo, però è vero, cioè noi associamo tutta questa cosa qua della nudità all'erotismo, ma tant'è vero che quando le scolaresche, diciamo un po' giovani, che magari non hanno ancora una certa notorietà, vanno a vedere il Davide Donatello o questa roba qua, c'è il pisano fuori, cioè, non è il punto di quella scultura lì.
Ah no? No. Penso che l'avessero fatto. No, vabbè, ma poi non mi ricordo dov'è Donatello. adesso non mi ricordo dov'è che avessero coperto. Sì, che davano la foglia. Ai putti Ma non erano gli Sistina. non erano tipo gli statunitensi che per la cosa della pubblicità. Non mi ricordo, Sì, no, vabbè. direi Non delle lo so, cose su potrebbe essere cui quello. direi delle cose su cui non sono aggiornato. Dille, che ti frega. Però sì, non è quella la cifra costitutiva della sauna. È vero che secondo me cambia anche un po' a seconda del posto e della tradizione, nel senso che la famiglia della mia ragazza, per esempio, sono abituati a fare un turno per le donne e un turno per gli uomini, anche se sono tutti finlandesi, tutta gente di famiglia così. Però penso che abbia più a che fare anche sempre con l'est, ovest, eccetera. Ma no, in realtà, guarda, ad esempio noi, famiglia di mia moglie, quando facciamo la sauna abbiamo i turni, loro poi sono 6 fratelli, per cui quando sono tutti a casa, Sì, sì, cioè dura 12 ore la sauna, però praticamente, tra l'altro non so se i miei suoceri la fanno per fine insieme, perché anche quello, cioè si può fare anche da soli e le dà Dio, anche Certo, la sauna da soli. certo. Però il punto è che anche lì ci sono i turni e non ci sarebbe niente di male a farlo tutti assieme, però dipende dalle abitudini un po' delle Esatto. persone, cioè non c'è una Esatto. regola fissa in quello. No, comunque la cosa tradizionale è che si facciano un disco. Sì. Io ho delle esperienze anche interessanti in questa cosa qua, Ah, sì? perché quando arrivai in Finlandia, io non, cioè, capii subito che questa roba non è una cosa di cui vergognarsi, eccetera. Quindi io da subito, come probabilmente anche te, mi inserì bene in questa tradizione finlandese di fare la sauna nudi, senza problemi. E mi venne fatto notare più volte, non solo perché andavo tranquillamente senza problemi, e quando mi chiedevano ma è un problema, io, no, Ma causa, frega a non me. ne frega niente. Basta, insomma, cioè, basta che si rispettino le distanze, No, che tu allora, non mi venga a sudare addosso. esatto, e ma cioè- infatti più per il sudore, non Sì, per il corpo sì. nudo. No, perché il corpo ma nudo chi se ne frega? Cioè, non mi toccare con quella roba lì, umida, sudorina, no, quello mi fa schifo. puzzolenda, vabbè. No, quello mi fa schifo, sì. Ecco, Sai da quando ti abbracciano l'estate le persone sudate? sì, no, cazzo, no, lascia perdere. Un'altra cosa che mi fecero notare è: ma tu hai una tolleranza incredibile, perché c'è anche un po' questa, loro non lo vogliono dire, no, ognuno deve fare come si sente. Col cavolo, Col cavolo, col cavolo. perché nelle saune si fanno anche le gare Certo. a quanto a lungo e quanto forte tu resisti al calore, tolleri il calore, capito? Il primo che va fuori dalla sauna generalmente ha un pochettino perso. E diciamo le cose come stanno, è una forma di macismo, Sì. perché bisogna Sì. sempre far vedere Sì. chi ce l'ha più lungo, praticamente in questo Sì, caso sì. chi resiste di più. Oppure chi butta più acqua, quella è una cosa che odio. Io è quella la cosa, non è tanto la durata, ma il fatto che anche il lanciare l'acqua, se tu lo fai troppo spesso, fa schifo. Sì, non è una perché bella- satura di vapore, Troppo. quindi non. Cioè, anche lì c'è una tempistica Sì. da rispettare. E quando, ad esempio, noi andiamo in palestra, si fa la sauna in palestra, e arriva il fenomeno di turno vuole buttare che lo butta 5, continuamente 100, perché sì, vuole sì. farti, poi soprattutto noi che non siamo finlandesi, sia mai che un finlandese esce prima di uno straniero. Sì, Io sì, ho una sì. buona sopportazione Anche del io. coso, quindi io non esco. A meno che non ci sia il deficiente di turno che continua a buttare, ho detto no, perché mi fa schifo fare la sauna così, mi dà fastidio, vado a farmi la doccia. E gli mi fa però incazzare. Sì. E secondo me è una cosa che dovremmo fare più spesso a questa gente qua è dirlo. Sì. Perché altra consuetudine, diciamo, di galateo della sauna, quando tu butti dell'acqua, chiedi prima. Sì, Se è la vero, stai è facendo vero. da solo, se fossimo io e te, siamo in due, magari ne abbiamo fatte 500 insieme di saune, ci conosciamo, so che Francesco ha una tolleranza alta, butto due Sì. smestolate perché so che per te non è un problema. Ma se io sono con degli sconosciuti, è sempre buona consuetudine chiedere prima di buttare dell'acqua in più, perché io non so se l'altra persona ha una buona tolleranza, ha una tolleranza più debole, così. E questa non è una cosa a bocce ferme, quando si è fuori dalla sauna, qualunque finlandese ti dice ma certo che ognuno deve poterla fare secondo il proprio ritmo. Quindi questa è una cosa da tenere assolutamente in conto. Le gare di sauna le facevano fino a qualche anno fa, c'era il campionato mondiale Sì, di sì, sauna, sì, poi mi sembra che fosse un russo, Sì. ci rimase,
perché lì anche, ma poi lì facciamo delle cose. Allora, voi andate a cercarlo su internet, cercate campionati mondiali di sauna, guardate non andate guardate le immagini. Io ho visto i video di quel campionato lì dove sto rosso qua ci ha lasciato il tempo. No, delle cose, ci sono proprio dell'era costa. E poi si prendevano anche delle droghe, cioè dei medicinali pesanti per non sentire il dolore, si ustionavano, cioè avevano delle ustioni gravi. E da allora, mi sembra che fosse quella morte lì di quella... Sì, non li hanno più fatti, ma perché so. Perché, come tutte le cose che poi fanno finire, è perché si va sempre a esagerare. Esatto. No? Non c'è mai lì, c'è un momento in cui bisogna dire basta. Esatto. Troppo è troppo. E comunque tra le mie tante esperienze sulla sauna, io mi ricordo tantissimi anni fa, avevo una ragazza finlandese con cui andai a una festa di compleanno di una sua amica e c'era un nutrito gruppo di invitati. C'era anche la sauna in casa e mi invitarono a fare la sauna e nessuna delle ragazze presenti voleva farla, ma non insieme ai ragazzi, in generale o non erano attrezzate o non erano nello spirito, insomma, non avevano voglia. La mia ragazza era l'unica che aveva voglia di farla, allora mi chiese: è un problema se vengo con te e gli altri ragazzi? Ma che me frega. Così, anche perché la sauna non era enorme, non ci saremmo stati in 20, capito? Quindi era un fatto anche per cortesia di darsi un po' dei turni, entrare, far 5-10 minuti, uscire, così. E gli altri, poi la mia ragazza, quando lasciavamo la festa, mi diceva: sa che gli altri ragazzi erano tutti stupiti che tu sei italiano, mi hai lasciato venire la donna, cioè cosa siamo alla controriforma? Questo è per tutti quelli che si chiedono, perché c'è anche questa faccia della medaglia, e anche a me è capitato delle cose simili, del fatto che sia così permissivo, cioè non me ne frega niente, mi adatto a quello, è un altro aspetto culturale. E una cosa però collegata alla sauna, lì potremmo fare 2000 esempi per cui non facciamo la tiritera, però la sauna letteralmente poi la puoi trovare dappertutto. Sì, c'è la ruota panoramica di Helsinki, no? Una ruotina così, però c'è la cabina sauna. Vai al mare, c'è il battellino con la sauna. Vai allo Centram, c'era il coso con la sauna, che avevo fatto tempo fa. Vai al parco, delle volte organizzano l'evento e c'è la sauna lì così, cioè la trovate davvero nei posti più improbabili. Sì. Ma questi, qualunque occasione si fa la sauna, tant'è, e non è una cavolata, sicuramente non è la cosa più comune del mondo, ma è possibile anche fare dei meeting di lavoro in sauna. È vero che l'ex presidente finlandese Urho Kekkonen, lui portava i dignitari sovietici in sauna, li faceva bere anche la vodka così, e leggenda vuole, ma poi in realtà io non sono espertissimo su Urho Kekkonen, quindi uno storico o qualcuno che ha studiato di più l'argomento potrebbe parlarne un po' più approfonditamente, ma lui è riuscito nella sauna a non diciamo vincere, ma a contrattare tante condizioni favorevoli per far rimanere la Finlandia neutrale rispetto all'Unione Sovietica, perché la Finlandia dopo la fine della guerra si è culturalmente americanizzata, e questo lo si vede in tante cose, in tantissime cose, ma politicamente è sempre rimasta neutrale proprio per la paura della vicinanza con l'Unione Sovietica. Viene chiamata neutralità forzata proprio per quel motivo lì, non esatto. di libera scelta, ma per questioni di circostanze, di convenienza. Esatto, però Kekkonen fu molto abile nel mantenere questo rapporto di neutralità dagli Stati Uniti, ma anche dall'Unione Sovietica, cioè lui fu molto bravo a negoziare di volta in volta delle condizioni con i sovietici che lasciassero la Finlandia comunque libera di fare quello che volesse. E leggenda vuole che tante di queste negoziazioni siano venute nella sauna con la vodka, che vabbè, questo è abbastanza lapalissiano, e quindi c'è anche questa dimensione storica molto interessante. Quindi sauna per tutti, per tutte le occasioni e in tutti i luoghi, questo è il concetto base. Bravo, ne torneremo a riparlare sicuramente, perché questo è un grande argomento della cultura finlandese, ma per il momento fateci sapere cosa ne pensate. Fareste voi la sauna? A che temperatura? A che temperatura? Quanto? Quale tipo di sauna? La fareste nudi?
e cosa berreste in sauna, perché bisogna portarsi una bella bibita rinfrescante. Sì, di solito si portano la birra, quella, il candelotto, quello da mezzo litro. Che diventa poi caldo. Sì, infatti io non ho mai capito quella cosa. Vabbè, adesso no. Italianized, buona sauna.